Per un mese ho avuto fra le mie mani la Fujifilm X-H2S, un corpo ibrido che garantisce scatti di altissima qualità e video di tutto rispetto. Oggi parleremo di lei, cosa mi è piaciuto e cosa mi ha fatto storcere ogni tanto il naso. Facciamo velocemente un riassunto su questo corpo macchina parlando delle sue specifiche tecniche e parleremo anche naturalmente dell'obiettivo che mi hanno dato a disposizione. Parliamo del 16-80 mm f4. La Fujifilm X-H2S è una PSC con attacco X, una mirrorless ibrida con sensore da 26.1 megapixel, dispone del processore X5, meccanismo di spostamento del sensore d'immagine con compensazione su 5 assi, qualità video massima da 6.2K a 60 fps, andando a registrare con un rapporto di immagine a 3 mezzi. Display LCD touch che va ad aprirsi lateralmente mi è tornato davvero utile quando per esempio un soggetto si andava a trovare o a terra o più alto rispetto alla mia posizione. Schermetto per i parametri posto vicino ai vari tasti di avvio e registrazione, ISO, bilanciamento del bianco e accensione, spegnimento e scatto. Dispone di ben 3 rotelle e 2 possiamo andarle a settare a nostro piacimento, quindi se siete come me che vi piace utilizzare il corpo macchina in manuale saranno perfette. La terza ci servirà per selezionare la modalità d'uso, quindi manuale o per esempio la modalità registrazione, o se no, se impostiamo varie modalità avremo la possibilità di selezionarne ben 7 diverse. Sul grip troviamo il vano per la SD e CF Express e nel lato opposto tutte le varie entrate per microfono, jack per le cuffie, HDMI e USB-C per caricarla. Dopo parliamo bene della batteria perché c'è qualcosa da migliorare. Dispone di un mirino OLED elettronico da ben 5.76 milioni di punti. Fatto questo breve riassunto tecnico, andiamo a vedere come mi sono trovato in questo mese di utilizzo. Partiamo dal grip, lo dico subito, fantastico! Quando lo si afferra ha quella incredibile sensazione di sicurezza nel tenerla fra le mani, anche per chi ha una mano nettamente più grande della mia sarà perfettamente a proprio agio. Quando la tieni in mano ti dà quella sensazione di sicurezza e affidabilità. I materiali sono di ottima qualità. Mi sono accorto che anche se il peso non è super leggero, parliamo del corpo macchina sui 660 grammi, questo grip ti permette di non far lavorare eccessivamente il polso e di non avere affaticamento con anche sessioni di lunga durata. La cosa che mi fa davvero impazzire di questo corpo macchina è l'estetica. Fuji si differenzia dagli altri brand grazie a questa estetica un po' old. Davvero un peccato non averla ricevuta argento. Secondo me l'argento dà quel tocco in più di vintage e mi ricorda infatti un po' la mia Leica M3, anche se l'aspetto è un po' diverso, però ti fa proprio assaporare quello stile vintage. Da nikonista, perché io sono un utilizzatore Nikon da oramai 8-10 anni con la mia Nikon D610, ammetto che questo corpo macchina mi ha fatto ritornare voglia di scattare. Non so se è l'estetica o la qualità con cui si realizzano foto e video, ma davvero ce l'ho lì appoggiata mentre lavoro al computer e quando la guardo mi fa proprio venire quella voglia che non mi veniva da tempo. Essendo che abbiamo parlato della voglia che mi fa venire di scattare, quello che mi ha fatto innamorare maggiormente di questo corpo macchina è l'obiettivo che mi hanno spedito e parliamo del 16-80 a f4. La cosa che mi ha fatto più impazzire e vi posso assicurare è la tripla ghiera. Perché mi ha fatto impazzire? Perché una servirà per zoomare, l'altra servirà per mettere a fuoco e l'altra ancora ci servirà per cambiare l'apertura della focale e questo mi ha fatto davvero impazzire. Io non avevo mai provato un'ottica del genere e poter cambiare l'apertura focale solamente dalla ghiera, quindi senza mai staccare la mano dall'obiettivo, davvero mi ha fatto impazzire. Poi per di più le ghiere di questo obiettivo sono di una fluidità e anche di un silenzioso davvero incredibile. L'unica che fa un piccolo rumore però è davvero apprezzabile è quella della focale che fa questo rumorino qua, sentite? Stupendo. Velocità di scatto e stabilità nell'immagine davvero impressionante, di altissima qualità. Possiamo scattare fino a 12.800 ISO che saranno estendibili fino a 51.200. Infatti nelle situazioni
con scarsa luminosità non avremo minimamente problemi. Quando la sono andato a utilizzare anche per esempio a 3200 ISO, questo corpo macchina è praticamente a riposo. Spostandoci nel lato video, anche qua davvero tantissima roba, possiamo registrare fino ai 6.2K. io ho registrato per la maggior parte delle volte in 4K a 30 fps, ho utilizzato ogni tanto anche 60 fps quando volevo realizzare qualche rallenti e ci ho girato diverse clip. In più ci ho fatto un piccolo filmato nel mio ultimo video recensione dei microfoni della DJI, ve lo mostro un attimo. E la messa a fuoco l'ho messa tutta in automatico, lui riusciva a gestire davvero tutto in maniera super fluida. Quando è uscita questa macchina prima degli aggiornamenti aveva un pochino di difficoltà nel cambiare la messa a fuoco da un soggetto all'altro, era un po' macchinosa, non era super fluido, invece adesso la fluidità è davvero incredibile e quindi Fuji vuol dire che lavora davvero bene anche sugli aggiornamenti. Ho registrato anche per diverso tempo di fila, fino a 40 o 50 minuti di tempo, che è il massimo che sono riuscito a realizzare, non perché non riesce a registrare di più, ma perché la batteria pecchia un pochino, ma ne parleremo più avanti. Quello che volevo dirvi è che non ho mai notato riscaldamenti, quindi ho lavorato sempre bene. Se siete persone che lavorate con registrazioni molto più lunghe, quindi più di un'ora, essendo che non possiede una ventola interna e quindi non so quanto si può andare a scaldare, un consiglio che vi do è Fujifilm. L'ho anche creato dietro lo sportello. Come vedete ci sono questi buchini qua, queste entrate a vite. Sul loro sito potete andare ad acquistare una ventola che si va ad agganciare qua, si va a collegare a questi pin. Adesso ho perso il tappino, non fa niente, adesso lo vado a raccogliere e in automatico verrà alimentata la ventola quando andremo ad accendere il corpo macchina, e se facciamo sessioni più lunghe questa ventola terrà tutto il corpo molto più fresco. Quindi se siete persone che registrate per più di un'ora di fila o volete fare live con un'ottima qualità, quindi con questo corpo macchina, vi consiglio di acquistare sul loro sito quella ventola perché terrà un'ottima temperatura tutto il tempo. La qualità dei video che escono fuori da questo corpo macchina, la stabilità e la malleabilità dei file è davvero da top di gamma. Consiglio di tenere la stabilizzazione sempre attiva perché se disattivata si percepisce molto nelle riprese o si è davvero fluidi, se no la vibrazione si nota subito. Tenendola attiva invece non abbiamo bisogno nemmeno di un gimbal e mi sono accorto che i filmati che escono da questo corpo con la stabilità attiva rimangono davvero fluidi e non devo andare poi a metterci mano su Premiere quando vado a lavorarci. In più, se uniamo questa stabilità l'obiettivo 1680, possiamo utilizzarla anche per vloggare, perché se noi andiamo a utilizzare questo corpo con i 16 mm, guardate, andiamo ad accenderla, guardate un po' come mi riprende bene in questo momento qua. Perfetto, e non devo neanche andare a distendere più di tanto il braccio, come vedete, e quindi si riesce a vloggare per diverso tempo. Il peso incomincia a essere un po' importante dopo un tot di tempo che magari lavoriamo in questa maniera qua, però avremo una qualità vlog di altissimo livello e in più, se vogliamo essere sempre sicuri di essere al centro dell'inquadratura, basterà flippare il nostro bel display e voilà, e siamo perfetti e possiamo andare in giro a vloggare dove vogliamo con un'ottima qualità. Tanto poi quando attiviamo la modalità video il tracking farà un ottimo lavoro senza perderci di vista. Ora andiamo a toccare il tasto dolente che è la batteria. Davvero un peccato questa batteria perché come autonomia sono riuscito a registrare massimo 40 o 50 minuti di fila e poi mi trovo con la batteria al 20%, quindi avevo all'incirca ancora quei 5 o 10 minuti di autonomia per poi averla allo zero e non poterla più utilizzare. Un'altra pecca che ho trovato è la velocità di ricarica, cioè è eterna. Io la ricaricavo con l'hub di ricarica per caricare 2 batterie alla volta che mi hanno fornito e ci mette davvero troppo tempo a ricaricarsi, cioè parliamo di una ricarica di 4 ore di tempo, cioè secondo me è troppo. Abbiamo bisogno di quel 20% perché dobbiamo fare delle clip al volo, non possiamo perché ci mette troppo tempo, cioè prima che sale di qualche percentuale è passata un'era glaciale purtroppo. E in più un'altra cosa che
vorrei dirvi di questo hub che non mi ha fatto impazzire, anzi certe volte mi ha fatto anche un po' innervosire, è che all'inizio, quando sono andato a utilizzarlo, mettevo a caricare la batteria, la lasciavo lì, dopo 3 ore tornavo e mi lampeggiava la ricarica ed era ancora al 20%, non era salita la batteria e dicevo: ma com'è possibile? Pensavo fosse addirittura la ciabatta che avevo collegato alla mia presa e invece non era quella, perché spostando la presa non cambiava nulla. È come se io avessi inserito in maniera errata la batteria nell'hub di ricarica. Quindi cosa dovevo fare? La mettevo, la attaccavo, aspettavo 10 o 15 minuti, tornavo lì per vedere se stava caricando, se lampeggiava dovevo sollevare e riagganciare la batteria e dopo andava. Però le prime 2 volte l'ho lasciato a caricare 4-5 ore e tornavo e avevo la batteria ancora al 20%, quindi avevo buttato via 4 ore di tempo per caricarla che poi non si era caricata. Davvero un peccato. Almeno all'inizio una percentuale di carica veloce ci deve essere, perché se no davvero dovete sempre aspettare un'eternità. Davvero un peccato, perché la batteria va un po' a rovinare tutto il lavoro che ha fatto Fujifilm su questo corpo macchina. Ora parliamo al volo dei prezzi, che sono abbastanza elevati, ma secondo me neanche troppo, visto quello che riusciamo a realizzare con questo corpo macchina. Sicuramente non è un corpo macchina per amatori e basta. Consiglio questo corpo macchina se si è più professionisti e si utilizza per lavorare, o comunque se avete un gran bel budget, allora compratevelo tranquillamente. Parliamo di un corpo macchina da 2.799 euro e l'obiettivo da 949 euro. Per quello che tira fuori sono soldi ben spesi secondo me. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti e di cosa ne pensate di questo corpo macchina. Come al solito in descrizione trovate un articolo dedicato su di lei. Grazie mille a Fuji che mi ha spedito questo splendido corpo macchina. In descrizione trovate anche tutti i link se volete per caso acquistarla. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché prossimamente, come vedete lì dietro di me, la Instax Wide Evo di Fuji, che andremo a recensire o la prossima settimana o tra 2 settimane, quindi per non perdervela vi ricordo di iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e ci troviamo prossimamente sul canale con nuovi contenuti. Ciao ragazzi!